Lezione 1. Candidati alle elezioni. Con l'avvicinarsi delle elezioni, c'era un candidato con un forte appeal tra la gente. Sì, è interessante come possano influenzare l'opinione pubblica durante le campagne elettorali. I principali repubblicani erano preoccupati su chi sostenere con l'avvicinarsi delle primarie. È vero, spesso hanno bisogno di schierarsi dietro qualcuno che possa unire il partito. Esattamente. Trovare un candidato con un ampio appeal può essere piuttosto impegnativo. Soprattutto in un clima politico diviso, è fondamentale scegliere con saggezza. Sono curioso di vedere come si svolgeranno queste elezioni e come influenzeranno le politiche future. Anche io. Ogni elezione modella in modo significativo la direzione del paese. Rimaniamo informati sui candidati e sulle loro piattaforme man mano che procede. Lezione 2. Punti di riferimento. Hai mai notato quanti punti di riferimento interessanti ci sono sulla nostra strada? Sì, adoro scoprire posti nuovi mentre cammino. Cosa pensi che potremmo vedere? C'è quella vecchia torre dell'orologio che esiste da secoli, è piuttosto iconico. Oh, l'ho visto. È una struttura così bella. Cos'altro c'è? Subito dopo, passeremo davanti a un piccolo e caratteristico caffè noto per i suoi pasticcini. I pasticcini sembrano allettanti. Hanno posti a sedere all'aperto? Sì, lo fanno. È un posto incantevole per rilassarsi e godersi il panorama. Forse la prossima volta potrei prendere un caffè lì. Altri punti di riferimento? Assolutamente sì, vedremo anche uno splendido parco con sculture lungo il percorso. Lezione 3. Richiesta di tariffa del taxi. Vedo che c'è un posteggio di taxi lì vicino, c'è una tariffa fissa per il taxi per l'aeroporto. Sì, di solito c'è una tariffa fissa, che rende il tutto più semplice per i viaggiatori. È bello saperlo. Aiuta ad evitare sorprese al tuo arrivo. Esattamente. Avere una tariffa fissa ti dà tranquillità, soprattutto quando sei di fretta. Sono d'accordo. È una cosa in meno di cui preoccuparsi durante il viaggio. Inoltre, è conveniente preventivare in anticipo le spese di viaggio. Di sicuro. Controlliamo con l'autista per confermare la tariffa prima di partire. Sembra un piano solido. Sono felice che siamo proattivi al riguardo. Assolutamente. Rimanere informati rende il viaggio sempre più agevole. Lezione 4. Piani di viaggio. Quando pensi di viaggiare? Vorrei partire l'8 luglio. È il momento perfetto per me. Sembra carino. Hai già iniziato a prendere accordi? Sì, ho prenotato il volo e ora sto cercando una sistemazione. È fantastico. Trovare un buon posto dove soggiornare può davvero migliorare la tua esperienza. Esattamente. Voglio assicurarmi che sia comodo e situato in una posizione comoda. Hai intenzione di esplorare qualche attrazione specifica una volta arrivato? Decisamente. Ho una lista dei posti che voglio visitare e delle cose da fare. Sembra che tu sia pronto per un'avventura straordinaria. Lezione 5. Gestione dello stress. I periodi di stress possono essere difficili, questo è fondamentale per il benessere generale. Assolutamente.
Gestire lo stress è essenziale per mantenere uno stile di vita sano. Che dire delle tecniche di gestione dello stress? Ne hai trovato qualcuno che funzioni bene? Sì, pratico regolarmente esercizi di consapevolezza e respirazione profonda. Sembrano efficaci. Ho sentito che la meditazione può essere utile anche per alleviare lo stress. Decisamente. Aiuta a liberare la mente e ritrovare la concentrazione. Dovrei provare a incorporare alcune di queste tecniche nella mia routine. Lo consiglio vivamente. Può fare una differenza significativa nel modo in cui ti senti. Non vedo l'ora di esplorare nuovi modi per gestire meglio lo stress. Lezione 6. Barche a vapore. Molto popolari erano le barche a vapore con grandi ruote a pale che spingevano la barca in avanti. Sì, hanno rappresentato un progresso significativo nel settore dei trasporti prima che le automobili diventassero comuni. Esattamente. Hanno rivoluzionato il viaggio lungo fiumi e laghi, rendendolo molto più veloce. Posso immaginare quanto deve essere stato emozionante viaggiare su queste barche allora. Assolutamente. L'esperienza di navigare sull'acqua deve essere stata emozionante. E hanno svolto un ruolo cruciale nel commercio e nel commercio durante il loro tempo. Sì, è affascinante vedere come la tecnologia modella i nostri modi di trasporto. Impariamo di più sulla storia di queste imbarcazioni, sembra accattivante. Mi piacerebbe. È sempre interessante tuffarsi nelle innovazioni del passato. Lezione 7. Collaborare con un team di vendita. Sì, ho collaborato con un team di vendita su un progetto recente. Sembra interessante. Quali competenze hai acquisito da quell'esperienza? Ho imparato molto sulla comunicazione e sul lavoro di squadra, fondamentali nelle vendite. Assolutamente. Lavorare con una squadra può davvero migliorare le capacità di risoluzione dei problemi. Sì, e mi ha insegnato l'importanza di adattarsi a diverse situazioni. Posso immaginare. La flessibilità è fondamentale quando si lavora verso un obiettivo comune. Ho anche acquisito informazioni sulle relazioni con i clienti e su come interagire in modo efficace. È fantastico. Queste abilità saranno sicuramente utili nei tuoi sforzi futuri. Non vedo l'ora di applicare ciò che ho imparato nei prossimi progetti. Lezione 8. Prenotazione in anticipo. È sempre più sicuro prenotare in anticipo, soprattutto durante i fine settimana. Sono completamente d'accordo. Aiuta a evitare sorprese o delusioni dell'ultimo minuto. Esattamente. Molti posti tendono a riempirsi rapidamente, soprattutto nei giorni di punta. Sì, e assicurarti un posto in anticipo ti dà tranquillità. Inoltre, potresti anche trovare offerte migliori prenotando in anticipo. È vero, è una situazione vantaggiosa sia per il tuo portafoglio che per il tuo programma. Hai in programma qualche viaggio imminente per cui devi prenotare in anticipo? Sto pensando di partire presto per un weekend, quindi lo terrò sicuramente a mente. Grande! Assicuriamoci di pianificare tutto in anticipo per massimizzare la nostra esperienza. Lezione 9. Momenti indimenticabili. Perdere fantastico! Assicuriamoci di goderci ogni momento di questo viaggio indimenticabile. Assolutamente.
Voglio immergermi in ogni esperienza e creare ricordi duraturi. Sì, è importante apprezzare le piccole cose lungo il percorso. Sono completamente d'accordo. A volte sono quei piccoli momenti che significano di più. Esattamente. Che si tratti di un bellissimo tramonto o di un pasto delizioso, apprezziamolo tutto. Mi assicurerò di scattare molte foto per ricordare le nostre avventure. Sembra perfetto. Le foto sono un ottimo modo per rivivere quei momenti più tardi. Non vedo l'ora. Questo viaggio sarà qualcosa di speciale per entrambi. Rendiamolo un viaggio da ricordare per tutta la vita. Lezione 10. Abitudini sui social media. Assolutamente. È diventato piuttosto avvincente, mi ritrovo a scorrere senza pensare per ore. So cosa intendi. È facile perdere la cognizione del tempo durante la navigazione. Sì, e a volte mi chiedo quanto sia davvero vantaggioso. Esattamente. Può essere travolgente con così tante informazioni disponibili. Ho cercato di limitare il tempo trascorso davanti allo schermo e di concentrarmi su attività più produttive. È un'ottima idea. Trovare un equilibrio è fondamentale nel mondo digitale di oggi. Sì, penso che stabilire orari specifici per i social media possa aiutare. Decisamente. Riteniamoci reciprocamente responsabili per fare scelte migliori. Sono d'accordo con questo. Insieme possiamo creare abitudini più sane. Lezione 11. Strade panoramiche. Guidare nel traffico e sulle autostrade a più corsie oltre le viti e i peschi è così bello. Lo è davvero. Questi percorsi panoramici possono rendere speciale qualsiasi viaggio. Sì, i paesaggi sono mozzafiato e si aggiungono all'esperienza complessiva del viaggio. Adoro il modo in cui la natura può trasformare un semplice viaggio in un'avventura. Esattamente. È come una piccola fuga dal trambusto della vita cittadina. Mi piacerebbe fare un viaggio attraverso quelle zone e fermarmi nelle fattorie locali. Sembra un'idea fantastica. Frutta fresca e splendidi panorami sono una combinazione perfetta. Pianifichiamo presto un viaggio nel fine settimana per esplorare questi percorsi panoramici. Non vedo l'ora. Sarà un modo delizioso per godersi la natura insieme. Lezione 12. Spuntini per il viaggio. Puoi portare degli snack e delle bevande per la nostra gita? Sicuro. Mi assicurerò di portare delle patatine e delle bibite per noi. Sembra perfetto. Gli spuntini rendono sempre più piacevole un viaggio. Sono d'accordo. Avere qualcosa da sgranocchiare mantiene alta la nostra energia. Sì, ed è bello avere qualcosa da bere a portata di mano mentre siamo fuori. Aggiungerò anche della frutta per un'opzione più sana. Ottima idea. Un mix di snack manterrà le cose interessanti. Sono emozionato. Rendiamo questa gita un'avventura divertente e gustosa. Assolutamente. Il buon cibo migliora sempre l'esperienza. Lezione 13. Prendersi cura degli altri. Quando siamo malati, lei è come una cuoca quando ci prepara i pasti. È così dolce. Avere qualcuno che si prende cura di te quando non stai bene è confortante. Sì, dimostra davvero quanto ci ama e ci sostiene nei momenti difficili.
Esattamente. È bello avere qualcuno che si prende il tempo per prendersi cura degli altri. E dice sempre che pulire la casa è anche il suo modo di mostrare cura. È un atteggiamento meraviglioso. Creare uno spazio pulito può davvero aiutare a sollevare il morale. Sono d'accordo. È sorprendente quanto un ambiente ordinato possa influire sul nostro benessere. Ricordiamoci di apprezzare coloro che si prendono cura di noi in modo così premuroso. Decisamente. È importante mostrare gratitudine per la loro gentilezza. Lezione 14. Oneri storici. Era la prima volta che un'accusa del genere veniva mossa contro una società americana. Sì, e riguardava la morte di diverse persone, il che è stato scioccante. È affascinante come le azioni legali possano modellare la responsabilità aziendale. Assolutamente. Questo caso potrebbe costituire un precedente significativo per azioni future. Sì, evidenzia l'importanza della responsabilità nelle pratiche aziendali. Mi chiedo come ciò influenzerà la percezione pubblica dell'azienda coinvolta. È probabile che susciti molte discussioni e dibattiti nei media. Di sicuro. Teniamo d'occhio come si sviluppa questa storia nel tempo. Decisamente. È un momento cruciale per l'etica e il diritto aziendale. Lezione 15. Ricordi in soffitta. La cosa che ho preferito è stata sistemare il vecchio baule che aveva in soffitta. Sembra intrigante. Cosa hai trovato lì dentro? Ho scoperto alcune vecchie fotografie e lettere che hanno riportato alla mente tanti ricordi. Che nostalgia! Deve essere sembrato un viaggio nella memoria. Lo è stato davvero. Ogni oggetto aveva la sua storia e la sua storia. Adoro il modo in cui gli oggetti possono avere un significato così emotivo. Sì, ti fa apprezzare il passato e le persone che ne hanno fatto parte. Facciamo un piano per sistemare i nostri ricordi di famiglia un giorno. Mi piacerebbe. Sarebbe un modo significativo per connetterci con le nostre radici. Lezione 16. Programmi per il pranzo. È fantastico. Dovremmo portare il pranzo o conoscete qualche buon ristorante nelle vicinanze? Conosco alcuni posti carini che potremmo provare, ma portare il pranzo potrebbe far risparmiare tempo. Vero. Se prepariamo il pranzo, possiamo gustarlo ovunque siamo. Sì, ma sarebbe carino provare anche qualcosa di locale. Sono d'accordo. Decidiamo in base al programma della giornata. Che ne dici di portare degli spuntini e decidere il pranzo quando siamo fuori? Sembra un piano solido. In questo modo, abbiamo il meglio di entrambi i mondi. Sono emozionato. Il buon cibo rende sempre più piacevoli le gite. Assolutamente. Rendiamo questa giornata una deliziosa avventura. Lezione 17. Navigare nella realtà. Sì, è vero. Al giorno d'oggi è difficile determinare cosa sia reale e cosa sia una notizia falsa. Assolutamente. Il panorama dei media è diventato così complesso e confuso. È fondamentale verificare le informazioni prima di accettarle come verità. Sono d'accordo. Il pensiero critico è più importante che mai in questa era digitale. Sì, fidarsi di fonti affidabili può aiutarci a navigare nella disinformazione.
Spesso ricontrollo i fatti da più punti di vista prima di formarmi un'opinione. Questo è un approccio intelligente. Aiuta a rimanere informati e consapevoli. Continuiamo a discutere di questi problemi. È importante rimanere impegnati. Decisamente. Insieme possiamo promuovere una migliore comprensione e consapevolezza. Lezione 18. Realizzazione di candele. Sembra adorabile. Ho bisogno di attrezzature speciali per fare le candele. Sì, avrai bisogno di alcuni materiali di base come cera, stoppini e stampi. Vedo. È bello sapere che avrò bisogno di alcuni elementi specifici per iniziare. Assolutamente. Spesso puoi trovare kit per realizzare candele che includono tutto ciò di cui hai bisogno. Questo rende più facile per i principianti come me. È un processo complicato. Affatto. Una volta capito, può essere abbastanza divertente e rilassante. Sono entusiasta di provarlo. Adoro l'idea di creare le mie candele profumate. Ti divertirai così tanto. Inoltre, sono ottimi regali per amici e familiari. Pianifichiamo presto una sessione di creazione di candele, non vedo l'ora di iniziare. Lezione 19. Budget di viaggio. Avevi in mente un budget mentre facevi acquisti per il tuo viaggio? Sì, avevo una stima approssimativa, quindi non ho speso troppo per articoli non necessari. È intelligente. Attenersi a un budget può davvero aiutarti a gestire le tue finanze. Assolutamente. È troppo facile lasciarsi trasportare quando ci sono così tante opzioni. Sono d'accordo. Pianificare in anticipo ti assicura di goderti il viaggio senza stress finanziario. Esattamente. Metto sempre da parte un importo specifico per attività e souvenir. È un'ottima strategia. Ti permette di spendere un po' senza sentirti in colpa. Sì, e mi aiuta a dare la priorità a ciò che voglio veramente sperimentare durante il viaggio. Teniamolo a mente mentre ci prepariamo per la nostra prossima vacanza. Lezione 20. Gestione dello stress. I momenti di stress sono cruciali per il benessere generale, dobbiamo gestirlo in modo efficace. Assolutamente. Che ne dici delle tecniche di gestione dello stress che trovi utili? Ho iniziato a praticare regolarmente esercizi di consapevolezza e respirazione profonda. Sembra efficace. Ho sentito che anche la meditazione può essere molto utile. Sì, aiuta davvero a liberare la mente e ridurre l'ansia. Dovrei provarlo. Trovare modi per rilassarsi è essenziale nelle nostre vite frenetiche. Decisamente. Può fare una differenza significativa nel modo in cui gestiamo le sfide. Impegniamoci a incorporare pratiche di gestione dello stress nella nostra routine quotidiana. Sono a bordo. Insieme possiamo sostenerci a vicenda in questo viaggio. Lezione 21. Storia dei trasporti. Molto popolari erano le barche a vapore con grandi ruote a pale che spingevano la barca in avanti. Sì, hanno rappresentato un progresso significativo nel settore dei trasporti prima che le automobili diventassero comuni. Esattamente. Hanno rivoluzionato il viaggio lungo fiumi e laghi, rendendolo molto più veloce. Posso immaginare quanto deve essere stato emozionante viaggiare su queste barche allora. Assolutamente.
L'esperienza di navigare sull'acqua deve essere stata emozionante. E hanno svolto un ruolo cruciale nel commercio e nel commercio durante il loro tempo. Sì, è affascinante vedere come la tecnologia modella i nostri modi di trasporto. Impariamo di più sulla storia di queste imbarcazioni, sembra accattivante. Mi piacerebbe. È sempre interessante tuffarsi nelle innovazioni del passato. Lezione 22. Esperienza di collaborazione. Sì, ho collaborato con un team di vendita su un progetto recente. Sembra interessante. Quali competenze hai acquisito da quell'esperienza? Ho imparato molto sulla comunicazione e sul lavoro di squadra, fondamentali nelle vendite. Assolutamente. Lavorare con una squadra può davvero migliorare le capacità di risoluzione dei problemi. Sì, e mi ha insegnato l'importanza di adattarsi a diverse situazioni. Posso immaginare. La flessibilità è fondamentale quando si lavora verso un obiettivo comune. Ho anche acquisito informazioni sulle relazioni con i clienti e su come interagire in modo efficace. È fantastico. Queste abilità saranno sicuramente utili nei tuoi sforzi futuri. Non vedo l'ora di applicare ciò che ho imparato nei prossimi progetti. Lezione 23. Prenotazione di un taxi. Vedo che c'è un posteggio di taxi lì vicino, c'è una tariffa fissa per il taxi per l'aeroporto. Sì, di solito c'è una tariffa fissa, che rende il tutto più semplice per i viaggiatori. È bello saperlo. Aiuta ad evitare sorprese al tuo arrivo. Esattamente. Avere una tariffa fissa ti dà tranquillità, soprattutto quando sei di fretta. Sono d'accordo. È una cosa in meno di cui preoccuparsi durante il viaggio. Inoltre, è conveniente preventivare in anticipo le spese di viaggio. Di sicuro. Controlliamo con l'autista per confermare la tariffa prima di partire. Sembra un piano solido. Sono felice che siamo proattivi al riguardo. Assolutamente. Rimanere informati rende il viaggio sempre più agevole. Lezione 24. Date di viaggio. Quando pensi di viaggiare? Vorrei partire l'8 luglio. È il momento perfetto per me. Sembra carino. Hai già iniziato a prendere accordi? Sì, ho prenotato il volo e ora sto cercando una sistemazione. È fantastico. Trovare un buon posto dove soggiornare può davvero migliorare la tua esperienza. Esattamente. Voglio assicurarmi che sia comodo e situato in una posizione comoda. Hai intenzione di esplorare qualche attrazione specifica una volta arrivato? Decisamente. Ho una lista dei posti che voglio visitare e delle cose da fare. Sembra che tu sia pronto per un'avventura straordinaria. Lezione 25. 0. Collaborare con un team di vendita. Sì, ho collaborato con un team di vendita su un progetto recente. Sembra interessante. Quali competenze hai acquisito da quell'esperienza? Ho imparato molto sulla comunicazione e sul lavoro di squadra, fondamentali nelle vendite. Assolutamente. Lavorare con una squadra può davvero migliorare le capacità di risoluzione dei problemi. Sì, e mi ha insegnato l'importanza di adattarsi a diverse situazioni. Posso immaginare.
La flessibilità è fondamentale quando si lavora verso un obiettivo comune. Ho anche acquisito informazioni sulle relazioni con i clienti e su come interagire in modo efficace. È fantastico! Queste abilità saranno sicuramente utili nei tuoi sforzi futuri. Non vedo l'ora di applicare ciò che ho imparato nei prossimi progetti. Lezione 26. Aiuto mattutino. Buongiorno. Spero che tu sia pronto per una giornata impegnativa. Ho bisogno del tuo aiuto per una cosa importante oggi. Buongiorno. Naturalmente sono tutto orecchi. Per cosa hai bisogno di assistenza? Ho un progetto che richiede alcune ricerche e penso che le tue intuizioni sarebbero preziose. Mi piacerebbe aiutare. Di cosa parla il progetto? Riguarda il coinvolgimento della comunità e il modo in cui possiamo migliorare le iniziative locali. Sembra affascinante. Possiamo fare un brainstorming su alcune idee insieme. Esattamente. Credo che possiamo trovare alcune soluzioni innovative. Cominciamo con ciò che già sappiamo della comunità. Giusto. Dovremmo concentrarci sulle loro esigenze e su come affrontarle in modo efficace. Lezione 27. Connessioni quotidiane. La vita a volte può sembrare travolgente, vero? Assolutamente. È difficile immaginare un giorno senza le nostre piccole routine che ci tengono con i piedi per terra. Esatto, quelle routine possono essere confortanti nella loro familiarità. Ci aiutano davvero a mantenere un senso di normalità in mezzo al caos. Qual è la routine senza la quale non puoi vivere? Direi il mio caffè mattutino, dà il tono alla mia giornata. Sono completamente d'accordo. È come un piccolo rituale che porta gioia. Sì, e mi dà l'energia di cui ho bisogno per affrontare i compiti futuri. A proposito di compiti, hai in programma una giornata impegnativa? Lezione 28. Riflettere sulla felicità. Hai mai pensato se sarebbe stata più felice? Sì, è una domanda stimolante che riflette sulle scelte di vita. La storia mostra come i bambini piccoli possano essere profondamente influenzati dal loro ambiente. È straziante rendersi conto che a volte non hanno voce. Esatto, ed è nostra responsabilità garantire che siano ascoltati. Dovremmo difendere la loro felicità e il loro benessere. Sì, e la consapevolezza è il primo passo per realizzare un cambiamento. Assolutamente. Possiamo iniziare condividendo le loro storie con gli altri. Ciò potrebbe ispirare azioni e sostegno per le loro esigenze. Lezione 29. Restare connessi. Ho provato a connettermi con casa tramite videochiamate. È una buona idea. Aiuta davvero a colmare le distanze. Trovo confortante vedere volti familiari, anche attraverso uno schermo. Rende la separazione un po' meno opprimente. Hai altri suggerimenti per restare connesso? Che ne dici di inviare lettere o cartoline? Aggiungono un tocco personale. Adoro quell'idea. Significherebbe tantissimo ricevere qualcosa di tangibile. Inoltre, è un ottimo modo per condividere esperienze in un formato diverso. Esattamente. Sembra più sentito di un semplice messaggio veloce. Lezione 30. Nuovi inizi. Anche i letti devono essere cambiati,
devono indossare lenzuola pulite. Assolutamente. Lenzuola fresche possono fare la differenza in termini di comfort. È uno di quei piaceri semplici che spesso trascuriamo. Sì, ma contribuisce davvero a creare un ambiente tranquillo. Trovo che uno spazio pulito aiuti anche a schiarirmi la mente. Anche io. È sorprendente quanto ciò che ci circonda ci influenzi. Facciamo un elenco di tutte le faccende che dobbiamo affrontare oggi. Ottima idea. In questo modo possiamo rimanere organizzati ed efficienti. Io mi occuperò del bucato mentre tu ti occuperai dei letti. Lezione 31. Respirazione consapevole. Riporta la concentrazione sul respiro, è un ottimo modo per centrarti. Va bene, ci proverò. Per quanto tempo dovrei farlo? Mancano solo pochi minuti per iniziare, può davvero aiutarti a calmare la mente. Sembra gestibile. Spesso mi dimentico di prendermi un momento per me. È facile lasciarsi prendere dalla frenesia della vita. Sì, ma penso che incorporarlo sarà davvero di aiuto. Decisamente. È una piccola pratica che può dare grandi risultati. Cercherò di farne un'abitudine quotidiana, ne vale la pena. Questo è lo spirito. Scoprirai che migliora il tuo benessere generale. Lezione 32. Nuove routine. Ci proverò sicuramente, sembra una buona aggiunta alla mia routine. Questo è l'atteggiamento giusto. Provare cose nuove può essere rinfrescante. Ho cercato di scuotere un po' le cose ultimamente. È meraviglioso uscire dalla tua zona di comfort, non è vero? Sì, può portare a crescita e opportunità inaspettate. Inoltre, mantiene la vita interessante e piena di sorprese. Esattamente. Qual è qualcosa di nuovo che vorresti provare? Stavo pensando di iniziare una nuova routine di allenamento. Sembra eccitante. L'attività fisica è così benefica. Lezione 33. Esplorare i luoghi. Per quanto riguarda te, di solito resto circa 10 giorni per vivere appieno il posto. È un lungo periodo di tempo. Permette un'esplorazione più profonda. Esattamente. È sufficiente per immergermi nella cultura locale. Sono d'accordo. Correre attraverso i luoghi spesso significa perderne l'essenza. Qual è la tua parte preferita del viaggio? Adoro provare nuovi cibi e incontrare gente del posto. Queste esperienze spesso lasciano ricordi indelebili. Lo fanno davvero. È meraviglioso entrare in contatto con culture diverse. Non vedo l'ora che inizi la nostra prossima avventura insieme. Lezione 34. Crescita dell'e-commerce. Nel mercato globale, assolutamente, l'ascesa dell'e-commerce ha trasformato il modo in cui facciamo acquisti. Lo è davvero. Lo shopping online offre tanta comodità. Sì, i consumatori possono trovare quasi tutto a portata di mano. E rappresenta un punto di svolta anche per le aziende. Decisamente. Molte piccole imprese hanno prosperato online. È emozionante vedere come la tecnologia abbia aperto nuove porte. Ciò significa però anche maggiore concorrenza sul mercato. È vero, ma l'innovazione può aiutare le aziende a distinguersi.
Esattamente. Adattarsi alle esigenze dei consumatori è la chiave del successo.